Lo scorso dicembre 2020, nella baia di Yokohama, in Giappone, è stata inaugurata la Gundam Factory. L'attrazione principale della Gundam Factory è un modello in scala 1:1 del famoso Gundam RX-78, capace di muoversi e addirittura di camminare. Gundam in Giappone è un'istituzione, un fenomeno culturale intergenerazionale, nato nel 1979 dalla mente di Yoshiyuki Tomino. Gundam occupa un posto particolare nella storia e nell'evoluzione dell'animazione giapponese, soprattutto quella di genere mecha. Cos'è un mecha? Per semplificare potremmo dire che un mecha è un robot gigante dalle fattezze umanoidi che può essere pilotato dal suo interno, che può correre, volare, camminare e combattere con le armi più disparate, come per esempio un Mazinger o un Goldrake o un Macross o appunto un Gundam. La fama di Gundam, però, più che all'anime in sé, è dovuta alla serie di modelli Gunpla, ovvero una serie di modellini di plastica prodotti da Bandai diventati negli anni oggetto di culto per migliaia di appassionati in tutto il mondo. Una delle caratteristiche principali di Gundam è stata quella di aver introdotto un alto livello di realismo negli anime di tipo robotico. E questo realismo, soprattutto per quanto riguarda i dettagli meccanici dei vari robot, è rimarcato e reso esplicito nei modelli Gunpla. Tutto questo non ha fatto altro che alimentare il desiderio di vedere finalmente un giorno un Gundam vero e proprio, non un modello di plastica, non un'animazione. È stato il sogno di moltissimi giapponesi e non solo, cresciuti a pane e robottoni, che negli anni hanno sviluppato una singolare fascinazione per esoscheletri giganti e realtà artificiali. Un primo Gundam, alto 18 metri, è stato inaugurato sull'isola artificiale di Odaiba nella baia di Tokyo nel 2009. Questo negli anni è diventato una delle attrazioni più visitate della città. Il modello era sempre un RX-78, l'iconico mobile suit pilotato da Amuro Ray nella prima serie di Gundam. Successivamente, nel 2017, questo modello è stato sostituito da un altro, ovvero il Mobile Suit Gundam Unicorn, alto 19,7 metri. Questa statua ha delle parti mobili ed è capace di trasformarsi, ma questo non bastava. Infatti, già nel 2014 Sunrise e Bandai avevano annunciato la Gundam Global Challenge, ovvero una open call fatta per collezionare idee, progetti e professionalità volte alla realizzazione di un Gundam che possa muoversi come nella serie animata, o almeno avvicinarsi a quello, da realizzarsi entro il 2020. Una bella sfida, ma non è un caso che tutto questo avvenga proprio in Giappone. Uno dei primi robot umanoidi capaci di camminare su due gambe fu sviluppato già negli anni 60 del Novecento dal laboratorio di Kato Ichiro all'Università Waseda di Tokyo. Se quindi Gundam ha stimolato e nutrito l'immaginazione dei giapponesi per quanto riguarda i mecha, la ricerca pionieristica di Kato e i suoi sviluppi successivi ne hanno fornito invece le basi scientifiche e tecniche. Le aspettative per questo nuovo Gundam erano quindi ovviamente altissime. Vediamo cosa sono riusciti a fare. Solo questo? Ma non doveva camminare. Se questo è il risultato finale, è veramente impossibile creare un robot gigante? Perché non ci sono riusciti? Ci riusciremo mai? Per rispondere a questa domanda ci baseremo sui risultati di una ricerca. Ebbene sì, nel 2006 due ricercatori del Chiba Institute of Technology in Giappone hanno provato a capirci qualcosa, pubblicando un breve articolo nel quale vengono presentati alcuni tra i principali problemi che bisogna affrontare nella costruzione di un robottone. Problema numero 1. I robot che camminano.
Guardiamo come appare un Gundam o un altro mecha simile. Sono alti. Guardiamo le gambe. Sono sottili. Questo ovviamente perché si vuole avere una figura slanciata e dinamica. Purtroppo però più le gambe si assottigliano, più la pressione esercitata dai piedi sul suolo aumenta. Il peso di un mecha, come un Gundam, è notevole e possiamo stimarla sulle 50 tonnellate. Al primo passo il robot sprofonderebbe nel terreno sottostante. Le premesse quindi non sono affatto buone. Una soluzione sarebbe ovviamente quella di creare delle gambe più grosse all'aumentare dell'altezza, ma diciamocelo, rovinerebbe tutto dal punto di vista estetico. Un EVA 01 ha un'altezza stimata di circa 75 metri. Ce lo vedete questo agilissimo mecha diventare una piramide? Credo proprio di no. Ma aggiungiamo un altro problema, quello del bilanciamento. Quando camminiamo ci sporgiamo in avanti e andiamo a scaricare il peso del nostro corpo sul piede che viene messo a terra. Camminare per noi è un fatto acquisito, è semplice, ma in verità è un fenomeno estremamente complesso. Mettiamo però che il nostro robot possa effettivamente camminare. Il problema sarà che più alto diventerà il robot, più difficile sarà mantenerlo bilanciato, soprattutto durante dei movimenti complessi, come appunto quelli che compongono la camminata. Non ci credete? Vediamo che cosa succede a robot umanoidi di dimensioni più contenute. Ora provate voi a moltiplicare i danni causati dalla caduta di un mecha alto più di 20 metri. Mettiamo che anche questo problema si possa risolvere, magari utilizzando un sistema di bilanciamento come quello sviluppato dalla Boston Dynamics, ovviamente adattato ad un robot gigante. Problema numero 2: l'alimentazione. Se con l'aumentare dell'altezza il peso aumenta a sua volta, questo vuol dire che la quantità di energia necessaria per spostare un mecha alto più di 20 metri, corazzato e ben equipaggiato, aumenterebbe esponenzialmente. Solo per far muovere le giunture servirebbero quindi dei motori altamente performanti. Nel loro articolo, i due ricercatori giapponesi hanno ipotizzato che per costruire un Gundam RX-78 ci vorrebbero 30 motori da 400 kW. Fate conto che un elicottero militare, come il Bell OH-58, utilizza un motore Rolls-Royce da 450 kW, ma avendo molti più motori, sempre attivi e sotto stress costante, la richiesta di energia risulterebbe parecchio elevata, più di quella di un elicottero. A questo aggiungiamo che la maggior parte dei mecha sono autonomi a livello energetico, non hanno cavi o collegamenti di sorta, soprattutto quelli che volano, quindi avrebbero bisogno di una fonte energetica non solo potente, ma anche trasportabile. Una soluzione potrebbe essere l'utilizzo di reattori nucleari mobili, come quelli utilizzati dalla Marina Militare statunitense per fornire energia a navi e portaerei. Ma per essere utilizzati in un mecha, questi reattori dovrebbero essere rimpiccioliti e soprattutto messi in sicurezza. E questo ci porta al terzo punto. Problema numero 3. La legge. Perché il Gundam di Yokohama è così limitato? Va bene i problemi ingegneristici, ma c'è dell'altro? Sì, la legge. Ovviamente nemmeno in Giappone esistono delle normative che regolano la costruzione di mobile suits o EVA. E quindi il nostro robottone è stato trattato come un edificio. Per questo i progettisti hanno dovuto rispondere a determinati standard di stabilità e sicurezza. Vanno bene, certo, le norme di sicurezza, nessuno ha niente da ridire, però questo va un po' contro l'idea che abbiamo noi dei mecha, ovvero di qualcosa di agile, di mobile, non certo qualcosa di statico. Quelli ci sono già. Problema numero 4. Il rapporto costi-benefici. La parte più interessante dell'articolo già citato riguarda il lato economico della faccenda. Quanto costerebbe costruire un robot gigante come quello di Yokohama, alto circa 18 metri e dal peso di circa 43 tonnellate? Secondo lo studio effettuato, il costo si aggirerebbe intorno ai 600 milioni di euro.
Questo però include il solo costo dei materiali di base, senza contare la fase di progettazione, la manodopera, eventuali pezzi di ricambio e la manutenzione. E questo costo è relativo solo ad un mecha molto limitato che al massimo può camminare lentamente. 600 milioni per un mecha. Quanti sono? Beh, certo, è più di un Boeing 747, ma meno di una portaerei militare. Per esempio, la portaerei Cavour per il solo scafo è costata più di 1 miliardo di euro. Tanto, come sempre, dipende. A cosa servirebbe nella nostra società avere dei robot giganti? Forse solo a livello militare, ma fino ad oggi nessun esercito si è dimostrato interessato nel finanziare la ricerca e sviluppo di esoscheletri alti più di 30 metri. Probabilmente un mecha potrebbe risultare utile per esplorazioni spaziali o attività di recupero e salvataggio, ma qui andremo ad aggiungere dei problemi ulteriori. Oppure nel campo dell'intrattenimento, come il Gundam di Yokohama. Ma oltre alle limitazioni ingegneristiche abbiamo visto anche le limitazioni legislative. Forse un costo così esorbitante, che comunque alla fine risulterebbe molto più alto, non è giustificabile e forse nemmeno sostenibile. A questo punto però vi starete chiedendo, ma il Gundam di Yokohama cammina oppure no? Non proprio. Come potete vedere, il robot è agganciato ad una piattaforma mobile. Certo, le giunture degli arti si possono muovere, ma la camminata è il risultato di una coreografia meccatronica ben congegnata. In ogni caso, a parte queste considerazioni, sta di fatto che il Gundam di Yokohama è qualcosa di unico nel suo genere, anche se esistono altri esempi, magari non così imponenti. Infatti, già da una quindicina d'anni, diverse aziende e università si sono occupate dello sviluppo di prototipi di mecha più o meno funzionanti. Vediamoli insieme. Lasciamo da parte i Megabots o i Kuratas, che non sono proprio dei mecha, dato che sono semplicemente dei veicoli a ruote o cingoli camuffati come mecha. Parlando invece di robot a due gambe, uno dei primi esempi è sicuramente il Landwalker, progettato da Masaki Nagumo nel 2006. Alto 3,4 metri e apparentemente abbastanza aggressivo, è semplicemente un modello dimostrativo, che può solo sparare palline di gomma e tecnicamente non cammina nemmeno, dato che si trascina attraverso delle ruote montate sotto i suoi piedi. Un altro esempio è l'iFoot, un prototipo sviluppato dalla Toyota nel 2004. Questa volta però non ci troviamo davanti all'idea di un mecha da combattimento, ma di un mecha pensato per trasportare persone anziane o disabili. Questo robot, alto circa 2 metri, è dotato di 2 gambe articolate. A differenza del Landwalker, questo robot invece può camminare, ma con una velocità massima di 1,35 km/h e può sopportare una portata massima di 60 kg. Quindi diciamo abbastanza limitato, piccolino, certo non un Gundam, ma sicuramente interessante. Un robot che ha fatto invece molto parlare di sé è stato sicuramente il Mononofu, sviluppato dalla Sakakibara Machinery intorno al 2017 e alto ben 9 metri. Questa è la stessa azienda che ha realizzato il Landwalker e anche questo, ahimè, non è proprio un robot che cammina, dato che utilizza il medesimo sistema di trascinamento. A quanto pare però lo si può noleggiare per delle feste di compleanno. Sempre se foste interessati. Chi invece è andato più vicino ad un mecha vero e proprio è la sudcoreana Hankook, un'azienda di pneumatici con uno spiccato interesse per design innovativi. Intorno al 2017 la divisione robotica dell'azienda ha rivelato un prototipo chiamato Method 2, alto 4 metri e dal peso di ben 1,5 tonnellate. Guardiamo la camminata. Certo, muove qualche passo, ma come si può notare è ben agganciato al soffitto. Bello, affascinante e sicuramente unico, ma da quello che si capisce è comandato a distanza. Il pilota muove solo le braccia del mecha, in più non sembra essere molto stabile. Un caso speciale è rappresentato dai Big Robot, sviluppati da Hiro Iwata, professore dell'Università di Tsukuba in Giappone, tra il 2016 e il 2018. Questi robot sono stati dimostrati in pubblico più volte, e io, modestamente, ne ho guidato uno.
Ne esistono di due tipi: il Mark I, 5 metri di altezza e dal peso di 1 tonnellata, e il Mark II, alto 8 metri e dal peso di circa 2 tonnellate. La particolarità di questi robot è che sono pensati per essere non dei veicoli, ma dei veri e propri amplificatori del corpo umano, che ci danno l'impressione di diventare dei giganti. Una volta montati sul robot, possiamo controllare il movimento delle sue gambe muovendo direttamente le nostre. Anche il bilanciamento del corpo del robot è basato su quello del pilota, e questo dà un effetto di estremo realismo, totalmente diverso da quello che si prova dall'essere dentro ad una cabina di comando. Quando il nostro corpo si inclina in avanti, il robot fa lo stesso. Il più recente dei Big Robot, il Mark II, anche se dotato di un corpo esile in fibra di carbonio, ha dei piedi possenti ed estremamente lunghi. Il problema è che, anche qui, il robot non cammina ma si trascina, anche se, comunque, a differenza dei precedenti, può piegare le gambe, torcersi e rimanere ben bilanciato. E forse questo potrebbe rappresentare un buon compromesso. Come possiamo vedere, questi esempi hanno tutti una cosa in comune. La parte più spettacolare del robot è sicuramente quella superiore, ovvero la cabina di pilotaggio. E questo cosa ci conferma? Ci conferma che la parte più difficile sta proprio nel creare un robot gigante che possa camminare e camminare stabilmente, senza problemi. Lasciamo perdere per ora i problemi che abbiamo già citato relativi all'autonomia energetica e all'alimentazione. E questo ci porta ad una considerazione finale. Avere dei robot umanoidi, specie se giganteschi, è qualcosa di estremamente affascinante, ma anche forse di estremamente inutile. Certo, costruire dei robot che imitano il nostro comportamento ci permette di capire meglio come funzioniamo noi come esseri umani. Sono una sorta di specchio, di autoritratto, che ci aiutano a comprendere il nostro corpo, la sua dinamica e l'idea stessa di intelligenza. Quelli che abbiamo elencato sono sicuramente dei problemi sui quali moltissimi ricercatori stanno lavorando e che probabilmente un giorno saranno risolti. Ad oggi, però, la costruzione di robot giganteschi non rientra nell'agenda della ricerca robotica, che invece negli ultimi 20 anni ha preso tutt'altra direzione. I robot che sembrano oggi essere più promettenti sono ispirati ad altri esseri viventi, come i cani, gli insetti, i ragni, i pesci, i vermi o i serpenti. Non sono certo ispirati agli esseri umani. Questi robot sono fatti di materiali deformabili e sono altamente riconfigurabili e possono essere impiegati in una grande varietà di applicazioni, dall'esplorazione di territori impervi alla manipolazione di oggetti fragili. Certo, non qualcosa che può essere fatto da un robottone di metallo alto come un grattacielo e pesante come una balena. Per concludere, vedremo mai un Gundam muoversi tra di noi? Non credo. Ma forse questo non è importante. Quello che è importante, invece, è il sogno. Se ti è piaciuto questo video e apprezzi i miei contenuti, iscriviti al canale. A presto!